Sono Paolo Carsetti, segretario del Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua, che è una rete, di associazioni, comitati territoriali, organizzazioni sindacali. Sta insieme da più di qualche anno, a partire dal 2006, perché conduce una battaglia rispetto alla gestione pubblica dell'acqua, che intende, far riconoscere un diritto umano universale. Abbiamo iniziato redigendo una legge di iniziativa popolare a fine 2006 e raccogliendo più di 400.000 firme a sostegno di questa legge di iniziativa popolare per i primi mesi del 2007. Ora questa legge di iniziativa popolare è in discussione in Parlamento, visto il quadro parlamentare, istituzionale, non gode di grande sostegno da parte dei partiti presenti in Parlamento e quindi giace in un cassetto in attesa di essere discussa. Abbiamo promosso anche la prima manifestazione per l'acqua pubblica in Italia, il 1° dicembre 2007, a cui hanno partecipato convintamente più di 40.000 persone. Ora stiamo conducendo una serie di campagne a livello nazionale tramite tutti i comitati territoriali, tutte quelle realtà associative e sociali, perché crediamo che questo sia l'unico modo per garantire un diritto e un servizio a tutta la popolazione. In Italia il processo di privatizzazione del servizio idrico è iniziato da diversi anni, a partire da metà degli anni 90 e attraverso diversi provvedimenti legislativi si è andata affermando la gestione privata tramite soggetti privati dell'acqua. Ora questo ha comportato diverse conseguenze anche sui cittadini. In primis c'è stato un aumento costante negli anni delle tariffe e questo perché oltre ai costi di gestione il soggetto privato deve prevedere all'interno della tariffa, così come dice la legge, un profitto che noi ovviamente come cittadini e utenti paghiamo al gestore. Ma quello che ci era stato raccontato appunto nel momento in cui si era avviato questo processo di privatizzazione era che lo Stato non poteva far più fronte ai costi di gestione del servizio idrico, agli investimenti necessari per ristrutturare la rete idrica che ormai è vetusta e così definita un colabrodo e che dovevano intervenire soggetti privati perché solo loro potevano apportare i capitali necessari. Ora quello che si sta registrando e tutti i dati sono concordi sul fatto che all'inizio degli anni 90 gli investimenti annui erano pari a circa 2 miliardi di euro l'anno, oggi si registrano investimenti pari a circa 700 milioni di euro l'anno. Ora quindi abbiamo da una parte un innalzamento delle tariffe per garantire il profitto ai soggetti e ai gestori privati e dall'altra una diminuzione degli investimenti e anche della qualità del servizio. C'è un altro fatto che credo sia fondamentale rispetto al processo di privatizzazione. Se io sono un soggetto privato e devo praticamente gestire un servizio, ma quindi anche distribuire una risorsa, l'obiettivo che mi pongo sarà quello di aumentare la quantità di prodotto che io vendo anno dopo anno. Tant'è vero che in Italia i piani d'ambito, che sono i piani attraverso i quali si gestisce la risorsa idrica, prevedono nei prossimi anni un aumento dei consumi pari al 18% circa. Ossia i gestori privati prevedono un aumento di quella che è la vendita del proprio prodotto. Ora questo credo che sia assolutamente da scongiurare anche perché i cambiamenti climatici, quello che è il riscaldamento globale ha come primo effetto e come prima conseguenza proprio un aumento della scarsità della risorsa. Allora bisognerebbe andare invece e approntare politiche di risparmio idrico, politiche di uso sostenibile della risorsa. Ora questo i soggetti privati anche legittimamente rispetto a quella che è la propria mission imprenditoriale non lo possono garantire, lo può garantire esclusivamente una gestione attraverso enti pubblici proprio perché il suo primo obiettivo è quello di garantire un servizio e un diritto a tutti, che sia garantito anche per le generazioni future di poter usufruire di un identico patrimonio naturale.
Allora, che cosa può fare, diciamo, il cittadino proprio per contrastare il processo di privatizzazione dell'acqua in Italia? Noi abbiamo messo in piedi e in campo diverse campagne. Una è quella di modifica degli statuti comunali. Degli statuti comunali e statuti provinciali, proprio perché l'ultimo provvedimento approvato dal governo a novembre 2009 fa proprio riferimento alla privatizzazione dell'acqua, perché riconosce nel servizio idrico un servizio a rilevanza economica e quindi deve essere messo necessariamente sul mercato e, diciamo, sottostare alle leggi del mercato e della libera concorrenza. Ora noi riteniamo che il servizio idrico e quindi l'acqua non sia un bene di rilevanza economica, non sia un bene che debba sottostare alle leggi del mercato, ma appunto debba essere garantito come un diritto di tutti. Per questo i cittadini possono promuovere delle raccolte firme all'interno del territorio della propria provincia e del proprio comune per, diciamo, stimolare il Consiglio Comunale o il Consiglio Provinciale ad approvare delle delibere che modifichino lo Statuto Comunale tramite l'inserimento del riconoscimento del diritto umano all'acqua e tramite l'inserimento del riconoscimento del servizio idrico come servizio pubblico locale privo di rilevanza economica. In questo modo l'ente locale, il comune o provincia, può riappropriarsi, diciamo, della potestà decisionale di come gestire il servizio idrico e quindi fuoriuscire dalla legislazione nazionale. E questo è fondamentale proprio per mettere, diciamo, uno stop al processo di privatizzazione in Italia. Abbiamo già lanciato, e lo faremo anche in modo più deciso nei prossimi giorni, una manifestazione nazionale proprio in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua, che ogni anno cade il 22 marzo. Il 20 marzo, cioè il sabato subito precedente, lanciamo una grande manifestazione per l'acqua pubblica e per la difesa dei beni comuni a Roma, a cui chiamiamo anche a partecipare tutti quei movimenti, quelle realtà che, diciamo, un po' disillusi anche dal fallimento della conferenza di Copenaghen, si stanno battendo rispetto al tema della giustizia climatica. Contemporaneamente è stato lanciato da diverse forze politiche e anche il Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua crede di dover partecipare convintamente alla battaglia referendaria per abrogare tutte quelle norme che hanno consentito e garantiscono la privatizzazione dell'acqua in Italia. In primis l'ultimo, diciamo, articolo 15 del decreto Ronchi approvato a novembre, ma anche, diciamo, tutte quelle leggi che hanno permesso l'ingresso dei privati e anche delle multinazionali nella gestione del servizio idrico in Italia in tutti questi anni. Bene, se si è convinti che l'acqua debba ritornare ad essere un diritto e un bene comune e quindi gestito pubblicamente in modo partecipato, tutte le iniziative che il Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua mette in campo e ha messo in campo potete ritrovarle sul sito del forum, che è www.acquabenecomune.org. E lì, diciamo, verranno sistematicamente e quotidianamente aggiornato proprio inserendo la possibilità di raccolta firme rispetto agli statuti comunali, ma anche, diciamo, tutto quello che verrà da qui alla raccolta firme del referendum e anche, diciamo, tutte quelle che saranno le iniziative messe in campo per rafforzare e rendere maggiormente partecipata possibile la manifestazione nazionale del 20 marzo.